Ciao a tutti, bentornati o benvenuti, se siete nuovi sul mio canale. Non potete immaginare quanto sia elettrizzata di avervi qui oggi. Sono il tuo nome e, come promesso, ho preparato per voi un piatto forte. Un vero e proprio banchetto di rivelazioni succulente, piccanti e, perché no, un po' scandalose. Oggi ci immergiamo, scendiamo negli abissi, scaviamo a fondo, ma proprio a fondo, in una storia che ha tenuto banco per settimane, mesi, forse addirittura anni. Parliamo di Neslihan e Burak e del vortice di drammi, intrighi, gioie effimere e dolori laceranti che hanno marchiato la loro, chiamiamola amore eterno, o amore eterno, se preferite infondergli quell'aura epica e cinematografica che tanto amiamo. Ma l'attenzione sarà focalizzata sulla verità shock che si cela dietro le quinte. Sì, avete capito bene, dietro le quinte. Non le chiacchiere da bar, non i sussurri dei corridoi del potere, non le indiscrezioni dei tabloid scandalistici, ma la realtà nuda e cruda. Quella che si nasconde dietro i sorrisi impeccabili, le pose studiate e le foto patinate che ci propinano. Ma prima di tuffarci nel cuore della questione, vi chiedo un piccolo favore. Se questo genere di video vi solletica la curiosità, se siete affascinati dai drammi intricati, dai segreti svelati e dalle storie che vi fanno esclamare con stupore no, non ci posso credere. Allora vi prego, assicuratevi di iscrivervi al canale. È il modo migliore per non perdervi neanche un video e, soprattutto, per supportare il mio lavoro. E poi, diciamocelo, chi non vorrebbe far parte di questa grande famiglia di appassionati di gossip, misteri e verità scomode? Quindi, un clic deciso sul pulsante iscriviti e attivate la campanella delle notifiche, così sarete sempre i primi a sapere quando sforno un nuovo video. Fatto? Perfetto. Allora possiamo iniziare il nostro viaggio nel lato oscuro dell'amore, o presunto tale. Bene, partiamo dall'inizio. Neslihan e Burak. Due nomi, due volti, due storie che, a prima vista, sembravano intrecciarsi in un idilliaco romanzo d'amore. Lei, bellissima, radiosa, talentuosa, una stella nascente pronta a conquistare il firmamento dello spettacolo. Lui, affascinante, carismatico, un uomo di successo, con un'aura di potere che lo avvolgeva. Insieme sembravano la coppia perfetta, l'incarnazione dell'amore eterno, quello che sfida il tempo, quello che resiste alle tempeste, quello che supera ogni ostacolo. Ma, come spesso accade, la realtà è un dipinto molto diverso dall'immagine che ci viene mostrata. Ricordate le prime foto che sono trapelate di loro? Le passeggiate romantiche sulla spiaggia al tramonto, le cene a lume di candela nei ristoranti più esclusivi, gli sguardi languidi e innamorati che si scambiavano, i baci rubati immortalati dai paparazzi. Tutto sembrava perfetto, idilliaco, una favola moderna che si materializzava sotto i nostri occhi. I media impazzivano, alimentando l'ossessione collettiva. I fan erano in delirio, estasiati da questa love story da copertina. E la domanda che risuonava incessante era: quando si sposeranno? Quando suggelleranno il loro amore con un matrimonio da sogno? La risposta a quella domanda è molto più complessa, contorta e oscura di quanto si possa immaginare. Dietro la facciata luccicante, dietro le luci della ribalta, dietro i sorrisi smaglianti, la situazione era tutt'altro che rose e fiori. Le prime crepe hanno iniziato a manifestarsi quasi subito, come piccole incrinature su un vaso di cristallo apparentemente indistruttibile. Si dice, con una insistenza quasi ossessiva, che Burak fosse divorato dalla gelosia per il successo di Neslihan, che non riuscisse a sopportare di vederla brillare più di lui, di vederla acclamata e venerata dal pubblico. Questo, ovviamente, ha innescato una spirale infernale di litigi furiosi, discussioni accese, recriminazioni velenose e tensioni palpabili che avvelenavano l'aria. E non dimentichiamoci delle innumerevoli voci di tradimento che circolavano con insistenza quasi morbosa sul conto di entrambi. Voci che, ovviamente, non sono mai state confermate ufficialmente, ma che hanno contribuito in modo significativo a creare un clima di sfiducia reciproca, sospetto costante e veleno latente. Un clima che minava le fondamenta stesse della loro relazione. Un altro elemento chiave, un tassello fondamentale per comprendere appieno la complessità di questa storia, è la famiglia. Sia Neslihan che Burak provengono da famiglie molto potenti, influenti e radicate nel tessuto sociale ed economico. Famiglie che hanno sempre cercato di esercitare un controllo ferreo sulle loro vite, di plasmare le loro scelte, di indirizzare le loro ambizioni. Si dice, con una certa insistenza,
che le rispettive famiglie non vedessero di buon occhio la loro relazione, che la considerassero una minaccia per i loro interessi, una potenziale fonte di problemi e scandali che avrebbero potuto danneggiare la loro reputazione e il loro status. E questo ha aggiunto ulteriore pressione alla coppia, già messa a dura prova dalle difficoltà interne, dalle incomprensioni e dai conflitti irrisolti. Ma la verità shock, la rivelazione inaspettata, la bomba che nessuno si aspettava, è venuta a galla solo di recente. Grazie a fonti interne, a informatori anonimi che hanno rischiato grosso per far emergere la verità, a soffi informazioni preziose e, ammettiamolo, a un pizzico di fortuna sfacciata. Sono venuta a conoscenza di dettagli sconvolgenti, rivelazioni scioccanti che cambiano completamente la prospettiva su questa storia, che ribaltano tutto ciò che credevamo di sapere. Sembra, e qui il condizionale è d'obbligo, anche se le prove sono schiaccianti, che Neslihan e Burak, fin dall'inizio, abbiano stretto un accordo ben preciso. Un accordo di facciata, un patto segreto, una sorta di matrimonio di convenienza, per usare un'espressione un po' forte ma che rende bene l'idea. L'obiettivo? Aumentare vertiginosamente la loro popolarità, migliorare la loro immagine pubblica, ripulire eventuali scheletri nell'armadio e, soprattutto, fare affari d'oro. Sì, avete capito bene, affari. La loro relazione, agli occhi del mondo una favola romantica, era in realtà una spietata operazione di marketing, una strategia astuta per sfruttare l'attenzione dei media, l'ossessione dei fan e la sete di gossip a loro esclusivo vantaggio. So che è difficile da credere, lo capisco perfettamente. So che può sembrare assurdo, inverosimile, una teoria del complotto degna di un film di fantascienza. Ma le prove che ho raccolto, dopo mesi di indagini, ricerche e verifiche, sono schiaccianti, inconfutabili. Documenti compromettenti, messaggi inequivocabili, testimonianze dirette di persone coinvolte nella vicenda. Tutto concorre a dimostrare, senza ombra di dubbio, che Neslihan e Burak non erano innamorati, che il loro amore era una finzione, una recita ben orchestrata, una messa in scena studiata a tavolino per ingannare il pubblico e arricchirsi alle sue spalle. E allora, perché hanno continuato a fingere per così tanto tempo? Perché hanno portato avanti questa farsa per anni, alimentando le speranze dei fan e mentendo spudoratamente ai media? La risposta è semplice, quasi banale. Perché funzionava. La loro popolarità era alle stelle, i loro affari prosperavano, i contratti pubblicitari si moltiplicavano a dismisura e tutti, almeno in apparenza, erano felici e contenti. Il meccanismo era oliato alla perfezione, un ingranaggio che produceva soldi a palate e li rendeva intoccabili. Ma, come recita un vecchio adagio, la verità viene sempre a galla, prima o poi. E, alla fine, la maschera è caduta, rivelando il volto nascosto della menzogna. Le tensioni interne, le pressioni esterne, il peso insostenibile dei segreti e la difficoltà di mantenere una finzione così complessa e prolungata nel tempo hanno portato inevitabilmente alla rottura. Una rottura che, ovviamente, è stata presentata ai media come una separazione consensuale, una decisione difficile ma necessaria, una scelta sofferta presa di comune accordo per il bene di entrambi. Ma che, in realtà, è stata il risultato di anni di bugie, tradimenti, manipolazioni, ricatti e compromessi. Un epilogo amaro, una resa dei conti inevitabile dopo anni di inganni e sotterfugi. E ora, cosa succederà? Neslihan e Burak continueranno a recitare la parte delle vittime, a cercare di salvare la faccia, a proteggere i loro interessi economici e a preservare la loro immagine pubblica. Ma la verità è ormai nota. È diventata di dominio pubblico, e sarà molto difficile per loro recuperare la credibilità perduta e riconquistare la fiducia dei fan. Il castello di carte che avevano costruito con tanta cura è crollato, rivelando le fragilità e le menzogne che si celavano al suo interno. Questa è la storia di Neslihan e Burak, una storia di amore apparente, di ambizione sfrenata, di segreti inconfessabili e di verità scomode. Una storia che ci insegna, ancora una volta, che non tutto ciò che luccica è oro, che le apparenze spesso ingannano e che dietro le facciate perfette si nascondono realtà molto più complesse, oscure e inquietanti di quanto possiamo immaginare. Una storia che ci invita a diffidare delle narrazioni patinate e a scavare a fondo per scoprire la verità, anche quando fa male. Siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto questo viaggio nel dietro le quinte di una delle storie d'amore, e non, più chiacchierate, discusse e controverse degli ultimi tempi.
Abbiamo svelato i segreti, analizzato le dinamiche, smascherato gli inganni e scoperto la verità shock che si celava dietro la facciata luccicante. Spero di avervi fornito degli spunti di riflessione, di aver stimolato la vostra curiosità e di avervi intrattenuto con questa storia ricca di colpi di scena, rivelazioni sorprendenti e risvolti inaspettati. Come sempre, vi ringrazio di cuore per aver guardato il video fino alla fine. Il vostro supporto, il vostro affetto e la vostra Partech e passione sono fondamentali per me, e mi spingono a continuare a creare contenuti sempre più interessanti, coinvolgenti e stimolanti. Adesso tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate di questa storia. Vi aspettavate una cosa del genere? Eravate fan di Neslihan e Burak? Qual è la vostra opinione sulla loro relazione? Credete che abbiano agito bene a fingere per così tanto tempo? Lasciate un commento qui sotto e condividete le vostre idee con me e con gli altri spettatori. Sono curiosa di conoscere il vostro punto di vista e di leggere le vostre impressioni. E, per finire, un piccolo favore. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, condividetelo con i vostri amici, i vostri contatti e sui vostri social media. E, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Più siamo, più ci divertiamo. E non dimenticate di attivare la campanella per le notifiche, così sarete sempre aggiornati sui miei nuovi video e non vi perderete neanche una delle mie prossime rivelazioni. Grazie ancora per il vostro tempo, la vostra attenzione e la vostra compagnia. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio virtuale e a presto. Ricordate, la verità è là fuori, basta cercarla.